Le aziende che producono tante imbarcazioni e che rinnovano frequentemente la loro gamma hanno la possibilità di sperimentare soluzioni tecniche e architettoniche nuove e poi di scegliere solo le migliori per i successivi modelli. È questa la filosofia del cantiere italiano Absolut ed è questa la strategia con cui hanno sviluppato il nuovo 56 Fly. Lo stile e certe soluzioni ricordano altri esemplari delle serie Fly e Navetta. Guardate per esempio a quanto è aumentata rispetto al passato la superficie delle vetrate. Quelle sullo scafo sono grandissime, soprattutto a prua. Quelle sulla Tuga si abbassano sino a toccare il ponte e per farvi vedere meglio il panorama hanno sostituito la falchetta di vetroresina con una battagliola e verso poppa la struttura è stata addirittura bucata. Vetri e vernice fanno sembrare persino sospeso il ponte superiore. Insomma, quelle caratteristiche di pesantezza estetica o addirittura di goffaggine di certi Fly di una volta qui sono completamente scomparse. La prua ha il dritto, quasi verticale. È lo stile che oggi va per la maggiore. Poi hanno gonfiato i masconi per dare molto volume alla cabina di prua e tra poco vedremo il risultato. Il ponte prodiero è compatto, non spreca nemmeno un centimetro. Per godersi sia il living sia il prendisole basta spostare gli arredi. L'area può essere ombreggiata tesando un tendalino parasole tra pali di carbonio, alloggiati sotto il divano. Non si sono accontentati del solito Fly e hanno aggiunto un hardtop sul quale possono essere montati pannelli fotovoltaici che arrivano a generare 1,5 kWh, riducendo l'uso del generatore di bordo. Il ponte superiore è protetto con battagliole che hanno sostituito gran parte della vetroresina. Quassù non manca nulla. Ci sono il prendisole, le 2 poltrone di pilotaggio, altri 3 posti fronte marcia, un living per 4 o 5 persone, la cucina e un'altra area conviviale a poppa con arredi da personalizzare. Se manovrate dal Fly, attraverso il passo d'uomo riuscite a controllare anche la poppa, ma è ancora più comodo ormeggiare utilizzando la terza stazione. Ecco il pozzetto. Vi ricordate dove abbiamo visto per la prima volta questa scelta architettonica? Sempre su un Absolut, sul 60 Fly. È un'area diversa da quella di altre barche di pari misura, è più lunga, ha arredi modulari e configurabili a piacere, che cambiano il modo di vivere a bordo, godendosi meglio questo spazio, piacevolissimo di giorno e di sera. Persino i cancelletti trasparenti rendono più vivo il contatto con il mare e ci conducono alla grande beach area. Questo è ciò che sogniamo, un salone tutto vetrato e molto accogliente. Hanno dato grande spazio al salotto con un divano per 5 persone attorno a un tavolo estendibile e poi un altro divano per 3 persone sull'altro fianco. Sotto le sedute ci sono gavoni di stivaggio. Grandi finestre discendenti lasciano entrare molta aria, rinfrescando l'ambiente in modo naturale. Il posto di comando si distingue dal resto dell'arredamento, è più tecnico, ha colori più scuri, per sottolineare che chi si siede qui, al piacere di navigare, deve aggiungere senso di responsabilità e concentrazione. La cucina è al confine con la porta-finestra d'ingresso. Un vetro evita gli schizzi sui tessuti del salotto e una griglia delimita i pensili. Ci sono tutti gli elettrodomestici e sono di qualità. Accanto al frigo hanno aggiunto un mobile contenitore che sembra confondersi con il paesaggio. I tienti bene nei saloni delle barche italiane sono rari, qui almeno ce n'è uno.
Sotto le sedute di pilotaggio la cantinetta per i vini. Scendiamo sotto coperta, ma ricordiamoci che questa barca è un 56 piedi, cioè un 17 metri e mezzo circa, ma ha una cabina armatoriale magnifica e grande. Guardatela! Sdraiatevi sul letto e godetevi questo incantevole scorcio. A parte c'è l'oblò per la ventilazione. Si percepisce armonia, omogeneità di forme e di linee, comodità di movimento, tutte qualità che ci fanno capire quanto abbiano curato il progetto di questo ambiente. Osservate per esempio il mobile che attraversa la paratia tra camera e bagno. Troviamo contenitori ovunque e non bisogna essere contorsionisti per accedervi. C'è anche il vanity e infine la cabina armadio. Nel bagno l'uso di materiali innovativi fa sembrare improvvisamente vecchi altri yacht. Scendendo a un livello leggermente inferiore troviamo due cabine per gli ospiti. La doppia ha i letti disposti per baglio e il bagno si trova di fronte. Nel corridoio c'è la lavasciuga e attraverso un armadio si accede ai vani tecnici che, come sempre, sono ben accessibili e ordinati, un marchio di fabbrica di Absolut. La matrimoniale per gli ospiti è in pratica un'altra armatoriale, è così ampia e luminosa che sarei indeciso se preferire questa cabina o quella di prua. Il bagno ha la zona lavabo a giorno, mentre la toilette e il box doccia sono in due vani separati. Non ci sono gradini in nessuna cabina, così ci si muove sempre senza inciampare. Ma c'è ancora un ambiente che devo mostrarvi. È la cabina equipaggio, con due letti, due armadietti e un bagno, ma soprattutto un accesso indipendente. Forse qualcuno si starà chiedendo se è possibile pilotare questo yacht da soli o se è necessario un comandante. Allora potete avere fino a 3 stazioni di comando, tutte con il joystick di manovra. E anche qui, dall'interno, in un attimo siete fuori perché avete la porta sul fianco, giusto per agire più in fretta in caso di emergenza o semplicemente per impartire istruzioni a chi vi sta aiutando in manovra. Non c'è bisogno di scendere in sala macchine su un Absolut per capire qual è il costruttore di motori che hanno scelto. Questo cantiere collabora con Volvo Penta sin dalle origini del progetto IPS e naturalmente anche sul 56 Fly hanno scelto un sistema di quel tipo, esattamente l'IPS 800, 2 pod drive abbinati a 2 motori diesel da 600 cavalli ciascuno. Per l'esattezza sono i D8, motori da 7,7 litri, 6 cilindri in linea molto robusti, blocco motore e testata di ghisa, pistoni di alluminio forgiato e 7 supporti di banco per l'albero motore. E tant'è vero che questi motori sono usati anche in applicazioni commerciali. Per facilitare il compito di chi si mette al comando di questa imbarcazione c'è anche l'autotrim. Non dovete così preoccuparvi di controllare l'assetto, lo fanno automaticamente gli interceptor. E a 12 nodi siamo già in planata. Siamo sul Mar Ligure, una bella giornata di primavera con un vento fresco che sta rinforzando e alzando un po' di onda, qui davanti a Savona. Siamo a 2400 giri minuto, è il regime che preferisco, perché i motori sono già alla massima coppia, 1750 Nm, e il risultato in termini di rendimento si percepisce, circa 8,3 litri per miglio, 8,4, velocità 17 nodi e 8, 18 nodi adesso.
dato ancora un po' di gas, siamo a 20 nodi, vediamo il comfort acustico su questa imbarcazione. Abbondantemente sotto i 70 dBA, quindi decisamente silenziosa. Direi che abbiamo tutte le condizioni per mettere giù la manetta. Tolgo l'autotrim, mi piace sentirla con la prua un po' più leggera. Siamo contro le onde, contro il vento, vediamo che velocità raggiungiamo. Siamo a 27 nodi e mezzo con circa il 30% di carburante. E il consumo non è mai andato oltre i 9 litri per miglio. Un rendimento sicuramente ottimo per un'imbarcazione di questa dimensione con questa motorizzazione. E allora, se potete, godetevi la barca e magari questo Absolute 56 Fly.